Buongiorno ragazzi. 10 secondi di video e ho già detto buongiorno ragazzi. Buongiorno ninja da tavola e buona domenica e benvenuti nella mia seconda settimana della mia Summer Shredding. Una settimana se n'è già andata. È stata una settimana di prova per me perché ho introdotto i miei nuovi allenamenti, ho cambiato schede ovviamente, ho cambiato il modo di allenarmi in palestra, mi alleno con carichi minori ma con più ripetute e quindi devo un attimo capire il mio dispendio calorico. Che dire ragazzi, visto che al 99% di voi piace questa rubrica, quindi continuiamola. Domenica 15 aprile, le 10:20 del mattino, quindi apriamo questa settimana della mia seconda Summer Shredding ragazzi. Caspita, devo smettere di dire ragazzi, con la solita prassi ovviamente. Check del fisico. E check del peso. Yes, 69,3 ragazzi. Super felice ragazzi questa domenica. 69,3, ho già perso quasi un chilo. Molto bene considerando che comunque sono stato sulle 2700 calorie per tutta la settimana e ieri sera ho avuto la Carb Night oltretutto. Se mi seguite in Instagram potete aver visto cosa ho pubblicato ieri sera. Una bowl gigante di frutta e cereali, erano 300 grammi di carboidrati più o meno. Comunque mi vado a segnare il mio peso sulla lavagna come ogni mattina. 69,3. Bene, non mi resta che partire con la mia routine quotidiana, quindi seguitemi. Acqua appena svegli, molto importante. Se non avete visto il mio primo episodio del mio Summer Shredding, andate a vederlo perché adesso farò una cosa che faccio tutte le mattine e non sto qua a spiegare di nuovo, ovviamente. 1,5 litri di acqua, un cucchiaio di apple cider vinegar and cheers. Secondo bicchiere e terzo bicchiere, 1,5 litri di acqua andato. Poi mi preparo il mio tè. Vado a preparare anche il mio solito pre-workout. Ovviamente se non avete mai usato il pre-workout usate la bilancia perché dovete seguire la dose consigliata, infatti c'è un sacco di caffeina. 17 grammi. Prima bottiglia. Guarda. Pre-workout pronto. Tè pronto. E ci ribecchiamo in camera. E bentornati nella mia cameretta. Solito tè della domenica mattina, anzi, solito tè di tutte le mattine. Ma oggi è speciale perché è domenica mattina. Quanto mi piace la domenica mattina? Perché? Perché sono a casa da lavoro e perché posso stare con voi ragazzi, posso filmare. Questo mi rende molto felice, devo essere sincero. Ma andiamo a fare un quick veloce della prima settimana della mia Summer Shredding. Allora, per chi non avesse seguito il mio primo episodio della mia Summer Shredding, andate a vederlo prima di vedere questo, perché che senso ha guardarsi il secondo episodio quando non avete visto il primo? Anche perché nel primo episodio spiego come ho calcolato i miei macro e vi spiego la dieta che seguirò in questa Summer Shredding. Allora, per le prime settimane ragazzi ho usato 2700 calorie giornaliere, 49 grammi di grassi, 400 grammi di carboidrati, 160 grammi di proteine e i risultati sono stati: sono partito il primo giorno con 70,2 kg, secondo giorno stesso peso, il terzo giorno sono sceso a 69,7, quarto giorno 69,7, quinto giorno sono andato a 74 e qui direte cosa è successo? È normale ragazzi, quando perdete peso non potete perdere peso così, andrete sempre su, giù, su, giù, su, giù, su, giù. L'importante è che comunque la linea nel tempo vada giù. E infatti, come potete vedere, nel giorno 6 sono andato a 70,1. Nel giorno 7 della mia prima settimana 69,7. E oggi ragazzi, primo giorno della seconda settimana 69,3. Posso dire quasi un chilo
900 grammi. Molto bene, considerando che l'ultimo pasto che ho avuto è stato ieri sera alle 2 di notte perché ho finito di lavorare tardi. Quindi potete vedere che la dieta flessibile e il digiuno intermittente, ragazzi, funziona. Fidatevi, funziona. A proposito della dieta flessibile, nell'ultimo video ho avuto 4-5 commenti da persone che mi hanno detto che forse non ho capito il principio di if you fix your macro. Forse mi sono spiegato male io nel primo video, ragazzi. Quando ho detto potete concedervi quello che volete, sì, potete farlo, però ripeto, dovete solo fissare i vostri macro. Ovviamente il 20% del cibo verrà da cibo spazzatura, ovviamente. Se guardate quello che ho mangiato nel mio primo episodio della mia summer shredding, ho mangiato il panino, era pane, il pane non fa male. Le salsicce erano salsicce magre, 5% di grassi, peperoni, cipolla, poi la sera pasta, integrale, filo d'olio. Il gelato, ok, però comunque fidatevi, i valori nutrizionali erano molto buoni. Sì, insomma, lo sappiamo tutti che se mangiate petto di pollo tutti i giorni, se usate l'olio di oliva come fonte di grassi, riso, patate dolci, i risultati saranno molto più veloci e la vostra performance in palestra sarà molto più alta. Però ragazzi, voglio solo dirvi, a me piace mangiare e questa dieta a me funziona, quindi è finito. Faccio la borsa. Palestra time. Apri i miei 20 cavi per il workout. Mamma mia, è buonissimo. Siete già carico? Oggi secondo gli allenamenti in palestra vi mostrerò spalle, bicipiti, tricipiti. Probabilmente farò un 5x5 di sumo squat, seguito da 2 circuiti di crossfit e la mia solita infinita serie di addominali. Quindi inizia la tavola in palestra. Eccoci qui ragazzi in palestra. Cosa molto importante come sempre, non mi scorderò mai di dirvelo, stretching prima di iniziare la vostra sessione. Cominciamo!
al solito, finito la vostra sessione di palestra, ragazzi, stretching, importante, fatelo sempre. Corro a fare la spesa perché qui in UK i supermercati chiudono alle 4 la domenica e ci vediamo a casa. Wow, tornato da palestra, ragazzi, e mi sono dimenticato come sempre i miei aminoacidi. Cosa importante, finita la palestra, aminoacidi, quindi anche qui usate sempre la bilancia perché la dose consigliata sono 5 grammi. Buonissimi. Se siete in deficit calorico, ragazzi, cosa importantissima gli aminoacidi perché aiutano a preservare la massa magra, quindi consigliati. Bene, è lunch time, ma prima di fiodarci in cucina a cucinare andiamo su in camera nella mia lavagna che vi voglio spiegare per bene due cosette, quindi ci vediamo di sopra. Ok, veloci, alcune informazioni importanti e poi me ne vado a mangiare perché, ragazzi, c'è una fame bestia. Allora, parliamo della settimana scorsa. La settimana scorsa il mio apporto calorico è stato di 2700 calorie, 49 grammi di grassi, 400 grammi di carboidrati e 160 grammi di proteine. Se volete scoprire come fate a trovare i miei macronutrienti, andate sul mio primo episodio della mia Summer Shredding e guardatelo. Tornando al peso, ho perso più o meno 1 chilo. Dico più o meno perché, ragazzi, può essere cosa hai mangiato la sera prima che stabilisce il tuo peso. Se la sera prima avete mangiato tardi e la mattina vi siete svegliati un'ora prima, il vostro peso sarà sicuramente diverso. Dipende da quanto sale avete messo negli alimenti, dipende da quanto sodio avete usato. Anche questo influisce molto perché sappiamo benissimo che il sodio si accumula sotto il grasso cutaneo. Quindi la mattina vi potete svegliare con 1 chilo in più, ma è solo acqua, non dovete spaventarvi. L'importante è che guardate il vostro peso scendere settimana per settimana. Non spaventatevi se un giorno il vostro peso è più alto. Guardate ad esempio dal giorno 4 al giorno 5. 700 grammi di differenza, ragazzi. Dici, cazzo, hai preso 1 chilo in un giorno? No, è acqua. Il mio peso lo guardo a fine settimana, vedete, 69,3, 70,2 era il punto di partenza. Questo è molto importante, ragazzi. Il vostro peso dovete guardarlo, deve andare giù, su. L'importante è che in una settimana il vostro peso sia sceso. Questo è l'importante, questa è la chiave. Semplice. Per la mia seconda settimana della mia Summer Shredding quasi vorrei tenere queste calorie, però ho una certa fretta di andare giù di peso perché, vi dico la verità, ho una voglia matta di continuare col mio canale, ho una voglia matta di continuare con i miei cheat day, quindi prima finisco questa Summer Shredding, meglio è. Però il mio consiglio è, se vedete che perdete 1 chilo su una settimana, tenete ancora i stessi macro perché andate ad ammazzare il metabolismo, ve l'ho già spiegato. Un deficit troppo grande mette il vostro metabolismo in modalità sopravvivenza e quindi si abbassa e non è buono perché magari vi ritroverete fra un mese che dovrete mangiare solo 1200 calorie giornaliere. Sono poche 1200 calorie giornaliere, ragazzi, sono meno del vostro metabolismo basale. Allenate il vostro metabolismo, non abbiate fretta. Pazienza. Comunque questa settimana andrò a scalare 200 calorie nel mio apporto giornaliero. E dove andrò a scalarle? Dai carboidrati, ovvio, perché le proteine non si toccano. Sì, potrei scalare i grassi, però sono a 49, quindi preferisco salvare grassi. E come sapete tutti è molto facile introdurre grassi negli alimenti, quindi saggia scelta sui carboidrati. Quindi sapendo che 1 grammo di carboidrato equivale a 4 calorie, andrò a fare 200, perché 200 sono le calorie che voglio togliere al mio apporto calorico giornaliero, diviso 4. 200 diviso 4 fa 50, se non erro. Ho usato la calcolatrice, quindi in questa seconda settimana della mia Summer Shredding andrò ad assumere 2500 calorie provenienti da 49 grammi di grassi, 350 grammi di carboidrati e 160 grammi di proteine. E confido nel perdere un altro chilo, sarebbe fantastico. Anche perché secondo me un paio di chili dovrei già ritrovarmi intorno al 9% di massa magra. Quindi obiettivo raggiunto. Quindi avete capito? Quando vedete uno stallo del vostro peso, allora lì potete diminuire le vostre calorie. Non fatelo prima, a meno che non abbiate un metabolismo alto come il mio. E sottolineo metabolismo alto perché il metabolismo me lo creo, mi alleno 2 ore al giorno. Fidatevi ragazzi, per ormai il metabolismo nostro basale è uguale per tutti. L'importante è allenarsi e stare in attività. Bene, che questa piccola lezione è chiusa e adesso vado a mangiare perché sono fame bestia, quindi a tavola! E adesso ragazzi direi che è il momento di cucinare. Ancora ho detto ragazzi, perché sono le 3:26 e io ho una fame bestia. Ed è tantissimo che non mangio là, non ve lo dico. Vi faccio vedere gli ingredienti e vediamo se indovinate. Melanzane, e già dovreste aver indovinato. Basilico, mozzarella, ovviamente light, a basso contenuto di grassi. Parmigiano. Questo è il 50% in meno di grassi ragazzi. Il gusto è come il parmigiano, io l'ho provato e mi piace. Bisogna sacrificarsi ragazzi ogni tanto se volete seguire questa dieta. Ovviamente non posso usare il parmigiano perché c'è un sacco di grassi, andrei a suicidarmi, quindi
saggia scelta. E sugo di pomodoro, anche questo a basso contenuto di grassi. Allora, avete indovinato con tutti gli ingredienti sopra la tavola? Sì, una bella parmigiana, ragazzi. Ho una voglia matta di mangiarla e quindi cuciniamo. Allora, primo step, vado ad affettarmi le melanzane affettate. Adesso me le vado a pesare a crudo perché i valori nutrizionali che ho trovato per questo elemento erano a crudo. Bilancia tratta 0, 688 grammi, e me li vado a segnare sulla mia applicazione dove mi segnano le mie calorie. Ovviamente lo sappiamo tutti che le melanzane della parmigiana andrebbero fritte, ma sono in definizione, quindi questa versione. Andrò a usare il mio solito olio di cocco, una caloria per spruzzata. Questo è ottimo, come vi dicevo nell'ultimo video, perché gli elementi non si attaccano sulla pentola e comunque gli date gusto. Poi spruzzatine, sale. E sì, insomma, saltate semplicemente in padella, quindi Bene, le melanzane sono pronte. Prossimo step, vado ad affettarmi la mozzarella. Me la vado a pesare. 125 grammi. Ora vado col formaggio. Allora ne andrò a usare 101 grammi. Me lo vado a grattare, cosa che odio. Formaggio grattato. Vado ad affettare il basilico. Questo, ragazzi, dà un gusto fantastico. E adesso, con tutti gli ingredienti pronti, non mi resta che assemblare il tutto. Allora, ho tratto la bilancia a 0 con questo, così vedo quanto ne metto, ma penso che le butterò tutto quanto, anzi ne sono certo. Partiamo. Alla fine della fiera sì, l'ho usato tutto. Questi erano 750 grammi. Questa va in forno per 40 minuti e non vedo l'ora, ragazzi. 40 minuti, già fame! E finalmente a tavola la mia melanzana è pronta. C'ho una fame bestia, ragazzi, e questa la sognavo da tanto. Ecco, non ho mai il tempo di farla, ti rubo un sacco di tempo, infatti sono già le 5 di pomeriggio, ragazzi. Devo smettere di dire, ragazzi. Prima di fermarmi a mangiare questa prelibatezza, vi metto le chilocalorie e i valori nutrizionali di questo pasto qui sotto. Ho la mia acqua, come sempre, e possiamo aprire questo Full Fitting. Quindi buona domenica e buon pranzo a me. Solo per farvela vedere, questo è fitness, questo è il mio fitness. Buon appetito, ragazzi. Buonissima. Buonissima, usando anche questi prodotti light come il formaggio, avete visto. Invece di usare il parmigiano ho usato un altro tipo di formaggio che comunque il gusto gli assomiglia, 50% in meno di grassi. Dovete guardare questi elementi, ragazzi, quando dovete salvare calorie. Vedete, potete permettervi grandi pasti e in questo pasto ci sono solo 1000 calorie. Fantastico, no? Adesso chiudo la mia bocca, mangio in pace e ci vediamo al fine del mio pasto. Potete vedere la mozzarella? Non è fantastico, ragazzi? Potete gustarvi queste cose senza problemi. Volevo solo farvi vedere anche il colore. Bella bruciacchiata, come piace a me. Amazing! L'ultimo boccone, ragazzi. Senza parole. Buonissima, salutare e rientrare nei miei macro. If you fix your macro, ragazzi, come sempre a fine pranzo, multivitaminico e omega 3, una pillola per ciascuno. Vai. La mia terza bottiglia di acqua è andata, perché uno l'ha bevuta in palestra, ovviamente. Sono le 5:25 e ovviamente, come domenica, adesso mi vado a fare una bella camminata. Un giorno che mi posso rilassare, perché per me rilassarmi vuol dire andare fuori, camminare, bermi un caffè, trovare gli amici. Questo è il rilassamento, non stare là buttato nel letto. Quindi in giro a tavola, ci vediamo più tardi per l'ultimo pasto di questa giornata.
Ed eccomi qui di ritorno, come sempre, dalla mia camminata della domenica. Questo è il momento che amo di più della domenica, ragazzi. Assaporare l'ultimo pasto. E stasera ne ho uno bello gigante, ricco di carboidrati. Il mio preferito, se già mi conoscete. Ma prima di consumare il mio pasto, volevo farvi vedere una cosa. 2906 iscritti. Grazie ragazzi, voglio solo ringraziarvi di cuore. State crescendo come i funghi e questo mi fa solo piacere. Sono davvero felice. Spero di essere una motivazione per voi, spero di motivarvi in questa mia summer shredding, spero di esservi simpatico. Se non vi sono simpatico, bene, ringraziamenti fatti, cos'altro? Ah sì, l'ultimo pasto. Meno 20 alle 11 e io direi che siamo pronti per preparare l'ultimo pasto della giornata. Quindi sembra quasi un cheat day, ragazzi, ma non lo è. Se mi conoscete, il mio cibo preferito sono i cereali e i donuts, ma siamo in summer shredding, no donuts, quindi cereali accompagnati da frutta, proteine in polvere, yogurt greco, questo è Fage 0%, 0 grassi, una fonte fantastica per le proteine, ve lo consiglio, soprattutto se lo usate con dei sweetener, e frutta secca per completare la mia fonte di grassi. Coltello, e adesso giochiamo a Frutti Ninja. Ed iniziamo con 2 belle mele, le devo tagliare a pezzi. Mele tagliate, le vado a pesare. 250 grammi di mele. Poi vado con le pere. Vado a pesarmi anche le pere. 287 grammi di pere. Poi vado con la banana. Vado a pesarmi anche la banana. 99 grammi di banana. Poi vado con l'uva, uno dei miei frutti preferiti, e come sempre me lo vado a pesare. 217 grammi di uva. E adesso cereali, 99 grammi di questi. Per completare la mia fonte di carboidrati andrò a usare questi cereali, me ne servono 54 grammi. 54 grammi anche di questi. Ora è il momento dei grassi, userò questi arachidi, me ne servono 18 grammi. 18 grammi di arachidi e questa è pronta. Adesso devo completare la mia fonte di proteine. Quindi andrò a usare questo Fage, tutto 0%, me ne servono 450 grammi, 450 grammi e per finire userò queste proteine in polvere della MyProtein. Queste sono il gusto banana e mischiate con il Fage viene una bomba, quindi consigliate. Come la confezione, 25 grammi, mescoliamo per bene, mescolate per bene, si sente il profumo di banana. Andiamo a mescolare questa bontà, che ne dite? Fantastici, no? Andiamo a buttare il contenuto dentro lo yogurt e la pappa è pronta. Quindi cambiamo angolatura e andiamo a gustarcelo. Cos'altro, ragazzi? Guardate la dimensione, gigantesca. E questo, ragazzi, mi soddisfa e mi fa passare il mio appetito, il mio grande appetito, quindi porzioni giganti per me. Allora, per chi mi conosce e per chi mi segue in Instagram, sa che ho questo pasto praticamente 2 giorni sì e 1 giorno no durante la settimana, perché i cereali e la frutta combinati con lo yogurt sono la mia cosa preferita. Per me è come un cheat meal, però non lo è perché rientra nei miei macro. Quindi sono le 11:22 e io direi che è ora di andare a chiudere questo full day of eating. Prima di cominciare, come sempre, vi metto le calorie totali di questo pasto e i nutrizionali qui sotto. Dieta da bro? No grazie, if you fix your macro. Questo è fitness e vi ricordo che sono in cutting. Adesso mi gusto questa bontà in pace e giriamo alla fine di questo pasto. E ora è il momento di gustare tutto quanto con lo yogurt che era sotto. Questo, ragazzi, è fitness, ve lo ripeto. Che bontà! Provatelo! Provate questo piatto, provate questa combinazione. Anche voi amate la frutta e i cereali, fa per voi.
E con quest'ultimo boccone, ragazzi, posso chiudere questo full day of fitting. Amazing. Adesso posso andare a nanna felice. Non ascoltate quelli che dicono che non va bene mangiare i carboidrati prima di andare a letto. Provatelo, provate una volta, vedete come reagisce il vostro corpo. Magari per voi fa bene. Io mi sveglio la mattina dopo con un sacco di energia e la notte dormo come un bambino, quindi carb night per me vuol dire buonanotte. E per concludere questo full day of fitting vi metto le calorie totali e i valori nutrizionali totali della giornata qui sotto. E che dire prima di chiudere il video, ragazzi? Sono veramente contento perché ho visto che vi piace questa rubrica. Mi avete fatto un sacco di domande nell'ultimo video e penso di avervi risposto a tutti. Se avete domande, come sempre, commentate il video qua sotto e cercherò di rispondervi. Se volete vedere il mio peso scendere ogni giorno, aggiungetemi su Instagram e seguitemi lì. Ogni giorno pubblicherò il mio peso. Quindi, per il resto spero che vi sia piaciuto anche questo video. Spero che vi sia piaciuto questo secondo episodio della mia Summer Shredding. È mezzanotte. Ora che Thomas va a nanna. Se ti è piaciuto il video e se vuoi vedere il terzo episodio di questa Summer Shredding, iscriviti al mio canale, clicca qui sotto e noi ragazzi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. E come al solito, stay fit e stay hungry.